Possiamo prevedere il disastro o il flop di un videogioco che a ridosso del lancio viene mostrato con evidenti problemi tecnici? Oppure il catastrofismo ha iniziato a stancare? Come al solito, la questione è più complessa di come appare. Oggi è il caso di parlare di The Blood of Dawn Walker, un gioco di ruolo a mondo aperto a tema vampiresco. Nel suo caso specifico, ritengo che il problema riguardi più che altro l'idea e le aspettative che ci siamo fatti. Complici sono ovviamente il marketing, i pregiudizi e le informazioni che si trovano sulle piattaforme, di solito molto qualunquiste. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto in questo nuovo video nella rubrica Parliamo di. Oggi appunto del titolo sviluppato da Rebel Wolves, che in passato hanno proprio sviluppato The Witcher 3 e vediamo già tante somiglianze con il titolo della CD Projekt Red. Bandai Namco va a pubblicare questo videogioco in arrivo il 3 settembre 2026 e ci sono state molte polemiche, non al livello di GTA 6 e della performance a 30 fps di un titolo super atteso, perché comunque Dawn Walker è un titolo molto di nicchia, ma è la nostra nicchia, quella del fantasy dark, e sono sicuro di parlare ad un pubblico affine qui sul canale. Però magari ci aspettiamo un titolo alla The Witcher 3, quando in realtà c'è molto altro sotto il velo oscuro che copre la Valle Sangora. Però non ci sono solo problemi, ve ne voglio parlare meglio, partendo da una grande info che per tanti anni abbiamo dato per scontato qui in Italia, ma che di recente è diventato sempre meno la norma dell'industria. The Blood of Dawn Walker sarà doppiato completamente in lingua italiana. Ve lo faccio sentire brevemente, anche perché in questo gioco, come nella vita, il tempo è una risorsa preziosa e per rispettarlo ho creato i timestamp di questo video, quindi come al solito andiamo dritto al sodo. Di certo non si tratta solo di antiche leggende. I tuoi occhi. Vrati! Altissimo, sanno lunghe come pali. Una bestia alata, un demonio dalle profondità dell'inferno. Oddio, no, ti prego, no. Ti ho concesso una benedizione. Spero che il mio regalo ti piaccia. A nessuno di noi piacciono i Vrakiri. Ma questo è diverso. Il sole non l'ha ucciso. Notte dopo notte e giorno dopo giorno la mia furia lo colpirà a morte. Ogni tua azione ha una conseguenza. Ogni tua parola ha una sua eco. Ogni tuo passo conduce a un bivio. Non ti resta altro che scegliere. Aiutami, ti prego! Mi dispiace tanto. No, no, cazzo! Molto bene. Cominciamo. Eccoci qui di nuovo e c'è poco da commentare di negativo, perché sono stati davvero bravi a rendere al meglio l'immersività di questo videogioco gotico. Il fantasy oscuro di un'Europa medievale appena sopravvissuta alla pestilenza traspare visivamente, e vi ho già parlato più nel dettaglio della storia di Dawn Walker in questo video precedente sul canale. Eppure non è tutto oro ciò che luccica. Come vi ho anticipato all'inizio, c'è stata una grande polemica sul footage mostrato dalle due console e anche da computer. Il K30 fps ha fatto incacchiare la community mondiale, che è andata a cercare con i forconi i signori vampirici a Rebel Wolves. Sì, lo so, è uno stretch molto grande quello descrittivo che sto facendo, però concedetemelo, è un parliamo di. E proprio perché è discorsivo vi voglio raccontare, facendovi vedere un pochino di differenze, ciò che invece l'azienda ha deciso di rimediare subito una volta letti tutti i punti critici della community, che magari mi saprete dire anche voi se sono condivisi davvero da tutti oppure se era solo una frangia molto critica e distruttiva che ha voluto prendere di mira Dawn Walker. Infatti, dopo il fattaccio, i lupi ribelli si sono scusati. Come? Vi chiederete? Beh, è semplice, hanno mostrato il gameplay a 60 fps dalle console. Qualcuno urlerebbe al legno al fatto che è un videogioco che stava bene nel 2015, ma ripeto, non bisogna nemmeno lasciarsi convincere troppo dal catastrofismo di chi urla disastro, ma nemmeno al contempo assorbire copium e di
difendere le grandi compagnie che magari si comportano proprio come la Bethesda. Vabbè, in questo caso in realtà, ragazzi, secondo me non bisogna aspettarsi una grande rivoluzione tecnica. Bisognerebbe osservare più che altro due fattori davvero importanti. Si tratta comunque di un gioco di ruolo, e parliamoci chiaro, è bello il sistema di combattimento, ma se viene semplificato con, per esempio, una parata omnidirezionale, che hanno già annunciato essere presente, non ritengo che sia la fine dei tempi. Se i dialoghi e la narrativa sono coinvolgenti e ambiziosi, perché no? Diamo un giudizio e una valutazione su quelli. Certo, il gioco deve essere anche piacevole a livello visivo e pratico, soprattutto se vuole essere il primo capitolo di una saga, perché è questa l'ambizione di Rebel Wolves. Hanno già mostrato un trailer sneak peek di come sarà Cohen il protagonista nei tempi moderni. Non capisco perché abbiano voluto fare uno spoiler di questa entità, ma suppongo che ci siano delle sorprese a livello narrativo, perché ci saranno tanti fattori personalizzabili all'interno della nostra avventura in Blood of Dawn Walker. Mi piace molto la decisione di voler creare un ambiente vivo dove dobbiamo sabotare i signori vampirici del luogo da diverse angolazioni che non saranno mai identiche. E come vi dicevo prima, in questo gioco il tempo è una risorsa preziosa. Possiamo dire che il tempo è tiranno. Non aspettatevi che il tempo passi con un cronometro, con un orologio di gioco che va avanti mentre esploriamo. Invece, ogni singola missione dopo il prologo, ma anche i nostri aggiornamenti di livello e altre attività, faranno progredire il ciclo diurno o notturno. E qui si presenta una criticità, cioè abbiamo comunque un lasso di tempo nel quale provare a salvare o vendicare la nostra famiglia dal signore vampirico di Valle Sangora. Questa potrebbe essere un'enorme limitazione per come la maggior parte di noi approccia questi videogiochi. Vedete, è in queste piccole cose che credo Dawn Walker possa avere del potenziale. Ma le nostre aspettative potrebbero frantumarsi, come vi dicevo prima. Soprattutto se ci aspettiamo un gioco di ruolo a mondo aperto più classico. Saremo comunque confinati da una sorta di realismo, nonostante ci siano comunque degli elementi sovrannaturali, con tante abilità che si differenziano fra il giorno e la notte. Posso annunciarvi che la mia aspettativa è già mediana, cioè sono intrigato da questo videogioco, ma non voglio illudermi che possa essere qualcosa che non è. Nonostante il sistema di crafting, di alchimia, di magia del sangue, la gestione dell'inventario, la rarità dei nostri set di oggetti, questi sono aspetti ovviamente positivi. Ma non sarà, a mio avviso, un gioco di ruolo come gli altri. Ma lo sapevate già che abbiamo aperto la community per abbonati a tutto il pubblico e potete unirvi al Discord matto con il link in descrizione? Inoltre vi devo dire grazie se volete lasciare un bel mi piace e un commento sotto il video. Fare il content creator ormai per me è diventato un lavoro, anche perché sono una persona vera e devo mangiare e pagare le bollette. E senza il vostro supporto non sarebbe possibile. Faccio un sacco di ricerche, un sacco di montaggio e cerco di essere sempre obiettivo e schietto il più possibile per quanto matto. E da quanto pare non sono l'unico matto, perché tornando a Rebel Wolves effettivamente tutte le promesse sui vari sistemi RPG ampliati sono veramente importanti. Sulla carta fanno ben sperare per un sistema immersivo, ma le preoccupazioni di cui vi parlavo prima persistono. Ovviamente dovremo riprendere la discussione quando ci sarà più ciccia, e manca poco ormai perché uscirà il 3 settembre. È un periodo molto affollato con tantissimi titoli, ma credo che gli si possa dare perlomeno il beneficio del dubbio a Blood of the Dawn Walker. Non mi aspetto un grande capolavoro con la C maiuscola, perché infatti attenzione, non credete a tutti coloro che usano la parola capolavoro a sproposito. Credo che non porterà nulla di realmente rivoluzionario, ma al contempo nel game design ci sono delle idee interessanti. Intanto vi faccio vedere i requisiti minimi da PC. Se performance e ottimizzazione non deluderanno, potrebbe essere un ottimo fantasy RPG che ci potrà tenere impegnati fino a che non arriveranno dei titoli giganteschi. Non credo infatti che Dawn Walker avrà una grande longevità. Probabilmente potremo rigiocarlo 3 o 4 volte, ma se la storia è davvero così compatta, forse con 200 ore a stare larghi potremo vedere tutto quanto.
escluso magari qualche segreto. E voi cosa dite? Lo devo portare Dawn Walker sul canale in live con delle guide? E perché no una bella recensione? Lasciatemi qui sotto i vostri commenti. Grazie ancora per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino alla fine. Non posso che dirvi anche oggi questo è quanto. Tiranno Matto out e alla prossima.